Non ci siamo, manca qualcosa. Ho sempre amato gli smartwatch della Xiaomi, ma questo Amazfit GTR è sicuramente quello costruito meglio, ma gli manca davvero qualcosa, ragazzi. Scopriamo perché. Ciao amici di Xesto Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e sicuramente i più attenti di voi avranno sicuramente notato che da quasi un mese ho al polso questo Xiaomi Amazfit GTR da 47 mm. Infatti mi è arrivato verso metà agosto, ma ho voluto aspettare per recensirvelo, quindi consigliarvi o meno di comprarlo, perché ho voluto testarlo, aspettare nuovi aggiornamenti, insomma provarlo a 360 gradi e ora sono pronto a dirvi se ne vale la pena oppure no. Cosa importantissima, non si tratta di uno smartwatch vero e proprio, in quanto il suo sistema operativo è decisamente chiuso, non permette di installare applicazioni, non c'è uno store, ma è tutto già pronto, confezionato qui sopra ed è quasi tutto a tema sportivo, quindi direi più che è uno smartwatch top di gamma. Nella confezione troviamo, come ci ha ormai abituato Xiaomi con i suoi smartwatch o sportwatch, chiamateli come volete, il minimo indispensabile. L'orologio appunto, il cavo di ricarica magnetico USB, non è incluso un caricabatterie, ma potete utilizzare tranquillamente quello del vostro smartphone, e un voluminoso manuale di istruzioni che sicuramente butterete subito via. Soffermandoci sulla parte frontale della confezione troviamo riepilogate tutte le caratteristiche principali: display AMOLED, cardiofrequenzimetro continuo, impermeabilità fino ai 50 metri, batteria a lunga durata, notifiche da smartphone e multisport mode, oltre in alto a destra al GPS GLONASS. E ve lo dico subito ragazzi, tutte queste feature sono reali e presenti sul GTR, non come quegli smartwatch cinesi da pochi euro che vi indicano 10.000 feature e poi in realtà ce ne sono solo 4-5 le solite. Qui c'è tutto quello dichiarato, o quasi. Perché si è fermato? Dai, gira, gira, gira. Ok, troppo veloce? Vabbè, rallenterà. Esteticamente, c'è davvero poco da dire, è bellissimo, sicuramente uno degli smartwatch più belli che ho mai indossato. Con un grande luminoso display AMOLED da 1.39 pollici protetto da vetro Gorilla Glass, la cassa in alluminio con due tastini che vedremo dopo a cosa servono, e nella parte posteriore abbiamo il cardiofrequenzimetro. Purtroppo non è presente l'ECG, l'elettrocardiogramma, che invece è presente su altri concorrenti. Tramite il tastino superiore sulla cassa potremo accendere e spegnere il display, mentre tenendolo premuto potremo spegnere e riavviare il dispositivo. Il tastino inferiore invece è programmabile. Io l'ho utilizzato per accedere immediatamente alle notifiche. Il cinturino che vi viene fornito in dotazione è in pelle, anzi la parte frontale è in pelle, mentre la parte interna a contatto con la pelle, scusate il gioco di parole, è in gomma o silicone e serve per proteggere la pelle dal sudore che potrebbe essere un po' troppo corrosivo per la pelle del cinturino. Così invece è davvero molto ben fatto e molto comodo. Comunque se dovesse rovinarsi o voleste cambiarlo è facilmente intercambiabile. Ma torniamo un attimo al display. Come vi ho già anticipato è un'unità AMOLED con un'autonomia davvero incredibile. Io l'ho utilizzato, pensate, per 20 giorni al massimo, con attività sportive, GPS quando prende, ma ci arriveremo dopo, schermo sempre attivo, cardiofrequenzimetro sempre attivo, e mi è durato praticamente 19 giorni come vedete nella foto qui in alto. L'ho ricaricato solo stamattina per la recensione. Questo display AMOLED è davvero un gran passo in avanti, specialmente se consideriamo, fatemelo prendere, i vecchi fino all'anno scorso più o meno smartwatch di Amazfit che erano dotati di display trasflettivo. Sapete, no, quei display che si vedono tanto bene al sole ma che al chiuso sono inguardabili. Invece questo AMOLED si vede davvero bene al chiuso e anche all'aperto si vede abbastanza bene. Non siamo ai livelli di un display trasflettivo, ma comunque è perfettamente utilizzabile anche per fare sport. Il quadrante principale
principale ci mostra un riepilogo di tutte le nostre attività sportive, a partire dai passi, le calorie bruciate, i chilometri percorsi, la frequenza cardiaca, e tenendo premuto il nostro dito sul display potremo facilmente cambiare watch face, mettendone magari una più classica come questa. Le watch face sono facilmente scaricabili sia tramite, mi è arrivata una notifica, dicevo, sia tramite applicazione dedicata sia tramite applicazioni di terze parti, quindi create da altri utenti. E parlando di display, da pochi giorni è stato rilasciato un aggiornamento che implementa l'Always On Display, e questa è una caratteristica davvero molto gradita. Ora il display rimarrà sempre attivo nonostante la watch face di base, quella dell'Always On Display, sia statica, sia sempre la stessa e ottimizzata per far risparmiare batteria, ma è una caratteristica davvero molto utile, specialmente quando siamo alla guida in macchina con le mani sul volante e non possiamo distrarci facendo così con il polso. Invece, avendo l'Always On Display, potremo sempre guardare l'orario con la coda dell'occhio. Con uno swipe verso sinistra accediamo al contapassi, che ci indica anche i chilometri e le calorie bruciate. È il primo grande problema di questo GTR, ovvero la traduzione in italiano. Come notate c'è scritto Passoi, e credetemi, non è l'unico errore di traduzione su questo smartwatch, sembra davvero tradotto con un servizio online automatico tipo Google Translate. Sotto questo aspetto Xiaomi avrebbe dovuto fare decisamente meglio. Comunque è sempre utilizzabile, nessun problema, solo che su un dispositivo premium come questo alcuni errori grossolani di traduzione non possono passare inosservati. Tappando su questa schermata abbiamo il riepilogo dei giorni passati, quanti passi abbiamo percorso e statistiche interessanti, e possiamo anche inserire un obiettivo giornaliero di passi da compiere. Con un ulteriore swipe accediamo al cardiofrequenzimetro, che io lascio sempre attivo, si aggiorna ogni 5 minuti, è molto comodo, anche perché possiamo impostare una frequenza massima dopo la quale il nostro GTR ci avviserà automaticamente che il nostro cuore sta andando un po' troppo su di giri. Questa è una caratteristica davvero molto comoda e che ho apprezzato. Tappando invece sulla schermata del cardiofrequenzimetro accediamo alle statistiche giornaliere, il battito attuale, battito massimo, battito minimo, battito cardiaco a riposo. Questa è una caratteristica davvero molto interessante. Con uno swipe verso il basso invece accediamo al piccolo menu di sistema. Possiamo utilizzare il GTR come se fosse una piccola torcia da polso. Wow! Impostare la luminosità anche in modalità automatica. Il problema è che così facendo la luminosità automatica tende davvero troppo verso il basso. Modalità non disturbare, risparmio energetico e blocca schermo. Invece con uno swipe verso l'alto accediamo a tutte le altre funzionalità del dispositivo, tra cui esercizio, che ci permette di scegliere una delle tante attività sportive da tracciare, compreso il nuoto, in quanto il GTR è impermeabile fino ai 50 metri di profondità, quindi potrete utilizzarlo sia sotto la doccia, sia in piscina, sia a mare. Ma se lo usate a mare vi consiglio sempre di sciacquarlo dopo il bagno, perché il sale sui contatti non fa bene. Impostando ad esempio la camminata potremo, tramite il GPS GLONASS incorporato, tracciare il percorso senza l'utilizzo di uno smartphone esterno. Ma qui viene il secondo grande problema del GTR, ed è proprio per questo che ho atteso così tanto per recensirlo, ho atteso nuovi aggiornamenti che andassero a migliorare questa caratteristica del GPS, ma purtroppo è rimasto sempre uguale. Il problema di questo GPS integrato, e sicuramente lo avrete visto anche in altre recensioni di alcuni miei colleghi qui su YouTube, è che impiega davvero tantissimo tempo per agganciare i satelliti. Impiega anche 10-15 minuti, e capite bene che per uno smartwatch che dovrebbe essere utilizzato per andare a correre, per fare sport, attendere 10-15 minuti prima di iniziare la nostra attività sportiva è improponibile. Io continuo a sperare che questo aspetto venga migliorato con i prossimi aggiornamenti. Poi abbiamo il meteo, che utilizza ovviamente il Bluetooth del nostro smartphone per darci le informazioni, e il lettore musicale. E qui arriviamo al suo terzo grande problema. A differenza infatti della Amazfit Stratos, che ho utilizzato tantissimo e ve l'ho già recensito, che era dotato di una memoria interna in cui archiviare le nostre canzoni, quindi da ascoltare
ascoltare mentre stiamo facendo sport senza portarci dietro lo smartphone. Io infatti sullo Stratos mettevo le canzoni, abbinavo le mie cuffie, i miei auricolari Bluetooth all'orologio e ascoltavo tutto in questo modo senza portarmi dietro lo smartphone, ma con il GTR non possiamo farlo perché non è dotato di memoria interna. Per ascoltare musica dovremo sempre passare dal nostro smartphone, e anche questa caratteristica per uno smartwatch è davvero molto limitante. Abbiamo poi le notifiche, possono essere solo lette ma non possiamo rispondere, la sveglia che non è molto utile perché la vibrazione è davvero debolissima, io non la sento quasi mai, ma penso che questo cambi da persona a persona. Abbiamo poi la classica bussola, la pressione barometrica e anche l'altitudine, il cronometro, il conto alla rovescia e il cercatelefono. Vediamo. Sì, direi che funziona anche troppo bene. Tramite le impostazioni invece potremo regolare il tempo in cui il display resterà acceso, l'attivazione veloce, ovvero possiamo programmare il secondo tastino sulla cassa, io l'ho programmato per le notifiche, e sempre sul display. Sì, la traduzione purtroppo è quella che è, ma sostanzialmente è l'always on, disattivabile o attivabile. E queste sono tutte le funzionalità dello Xiaomi Amazfit GTR. In conclusione ragazzi, se cercate uno smartwatch che sia davvero bello e costruito con materiali di alta qualità da usare magari sotto un abito elegante a una festa o matrimonio, la Amazfit GTR è sicuramente perfetto. Invece se cercate uno smartwatch che sia funzionale per l'attività sportiva, purtroppo questo GTR è molto limitato e limitante a causa del GPS integrato che funziona un po' quando vuole lui e per la mancanza di una memoria interna per l'archiviazione di musica da ascoltare tramite auricolari Bluetooth senza passare dallo smartphone. Questo lo dico perché secondo me la comodità di uno smartwatch è proprio quella di lasciare a casa lo smartphone e utilizzare solo lui quando andiamo magari a correre. Se cercate invece uno smartwatch vero e proprio con applicazioni installabili, insomma una sorta di smartphone da polso, anche in questo caso il GTR non ve lo consiglio perché ci sono poche funzionalità a parte quelle sportive e quelle poche che ci sono non sono così smart, ad esempio le notifiche. Ovviamente non pensiate di poter rispondere alle chiamate o addirittura di poter parlare con una persona tramite il vostro GTR perché non è dotato né di microfono né di una cassa audio. È disponibile in due versioni, questa con cassa da 47 mm che sarebbe la versione top di gamma con autonomia di 24 giorni e se li fa praticamente tutti con un utilizzo normale o leggermente spinto, e anche una versione da 42 mm che costa qualcosina in meno con batteria che dura 12 giorni e display da 1.2 pollici invece dell'1.39 pollici che magari è più adatto per le ragazze. I loro prezzi sono comunque inferiori ai 150 euro e considerando che comunque è costruito con materiali di eccellente qualità e comunque è uno smartwatch con un'autonomia davvero elevata, è un prezzo davvero molto ragionevole. Se vi interessa acquistarlo vi lascio tutti i link con eventuali coupon qui sotto in descrizione video, dove trovate anche i link per entrare nel nostro canale Telegram dell'offerta dove pubblico coupon su questo e tantissimi altri prodotti, il nostro canale Instagram ufficiale e il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Entrate numerosi! Voi invece cosa ne pensate di questo Xiaomi Amazfit GTR? Fatemelo sapere lasciando un bel commento, se avete dubbi o domande chiedete pure qui sotto, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E infine ragazzi, se volete supportarci ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina qui sopra per non perdervi le notifiche dai nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Games. Ciao ragazzi!